7 curiosità su Final Fantasy VII. Ciao a tutti, mi chiamo Valierel e questo è ufficialmente il primo di una serie di video che mi piacerebbe realizzare riguardanti l'approfondimento e le curiosità di alcune opere videoludiche. Da qualche giorno è uscito Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del remake del celebre JRPG uscito nel 97. Ho pensato quindi di celebrare l'uscita di questa fantastica opera con 7 curiosità che forse non conosci su Final Fantasy VII. Cominciamo. Numero 1. Lo scenario di Final Fantasy VII sarebbe dovuto essere un romanzo poliziesco. Sì, avete capito bene. Mentre lo sviluppo della versione Super Famicom di Final Fantasy VII fu interrotto, il creatore di Final Fantasy, Sakaguchi, aveva già scritto uno scenario per il gioco. Questa prima bozza è ancora riconoscibile come Final Fantasy VII, ma è inquadrata appunto come un romanzo poliziesco. Assurdo, vero? Nomura, direttore visivo dei personaggi e delle battaglie di Final Fantasy VII, in un'intervista ha ricordato lo scenario di questa prima versione. Nella prima trattazione della trama, scritta da Sakaguchi, il gioco sarebbe stato ambientato a New York, dove c'era appunto un'organizzazione che stava cercando di distruggere i reattori Mako, e un personaggio chiamato Detective Joe stava indagando su di essi accompagnato da altri personaggi. Uno dei membri di questa organizzazione, che cercava di distruggere il reattore, era il prototipo di quello che sarà il protagonista principale di Final Fantasy VII, ovvero Cloud Strife. Nomura menzionò questa storia, riferendosi all'investigatore come Detective Joe. Questo personaggio non è mai entrato nella versione finale, ma la trama è riconoscibile comunque dalle prime ore di gioco di Final Fantasy VII, che poi fu ambientata nell'immaginaria Midgar piuttosto che a New York City. Numero 2. Final Fantasy VII è conosciuto come uno dei videogiochi pionieri degli anni 90, ma durante il suo sviluppo inizialmente era stato progettato come un gioco 2D per Super Famicom, meglio conosciuto come SNES. Il direttore del gioco, Kitase, ha affermato: all'epoca non era ancora chiaro se i giochi di ruolo giapponesi sarebbero diventati 3D o meno, nonostante l'industria videoludica dell'epoca si stava avviando verso i poligoni e il 3D, dato che il creatore di Final Fantasy, Sakaguchi, era particolarmente appassionato di pixel art. A quel tempo Square stava anche sviluppando Chrono Trigger, il suo ambizioso gioco di ruolo sui viaggi nel tempo. Il progetto richiedeva più mani, quindi il piccolo team che lavorava su Final Fantasy VII fu spostato per aiutare su Chrono Trigger. Ciò ha interrotto la versione SNES di Final Fantasy VII a soli pochi mesi dall'inizio del suo sviluppo. Fortunatamente questo piccolo imprevisto ha fatto sì che Square fece uscire il gioco così come lo conosciamo su PlayStation, rendendolo uno dei titoli più iconici della prima console di casa Sony. Numero 3. In Final Fantasy VII è presente una stanza segreta creata dagli sviluppatori. Questa si chiama Debug Room, ma di cosa si tratta? La Debug Room non è altro che una stanza segreta che consentiva ai programmatori di verificare il corretto funzionamento del gioco. Da questa stanza si può avere accesso a qualunque scena del gioco, in qualsiasi momento. Per accedervi, però, bisogna modificare i propri dati di salvataggio, cosa chiaramente resa più accessibile da fare su PC. Ma a noi a cosa serve? Tramite la Debug Room possiamo accedere a numerosissimi contenuti tagliati dalla versione definitiva di Final Fantasy VII, scoprendo scene inedite e un sacco di segreti. E vi dico che sono veramente tanti. Da dialoghi tagliati per alleggerire il gioco, a eventi dislocati in maniera diversa, fino a nemici utilizzati addirittura come test dagli sviluppatori, come il famosissimo nemico Test Zero. Data la quantità di materiale presente su questo argomento, ho pensato che sarebbe meglio parlarne poi in un video dedicato. Numero 4. La Masamune clonata. Ci avete mai pensato che subito dopo l'evasione della prigione della Shinra ci imbattiamo nel corpo senza vita del presidente con la Masamune di Sephiroth conficcata nella schiena? Nonostante ciò, ci avete mai pensato che Sephiroth in momenti diversi del gioco brandisce la medesima spada che dovrebbe essere unica? Una spiegazione a questo enigma, che apparentemente può sembrare una distrazione da parte degli sviluppatori, è che Sephiroth incontrato non è altro che Genova in possesso del dono della metamorfosi, in grado di replicare abiti e accessori. Anche se così fila tutto, risulta difficile pensare che i protagonisti non abbiano notato un dettaglio così. Secondo voi i protagonisti si saranno accorti dell'inganno? A questa domanda lascio rispondere a voi. Numero 5. Yuffie e Vincent hanno quasi rischiato di essere tagliati dall'opera finale. Due dei personaggi più amati di Final Fantasy VII, Yuffie e Vincent Valentine, non erano quasi affatto presenti nel gioco. In un'intervista per il libro Ultimania del 10° anniversario di Final Fantasy VII, Nomura ha rivelato che alcuni del team Square pensavano che avrebbero dovuto tagliarli perché non ci sarebbe stato tempo per poterli inserire nella trama, ma in qualche modo il team è riuscito ad inserirli facendoli diventare i personaggi segreti che conosciamo oggi, rendendo in questo modo Yuffie e Vincent personaggi opzionali non indispensabili allo sviluppo della trama principale. Questo è il motivo per cui le trame di entrambi i personaggi sono missioni secondarie e non compaiono nei filmati pre-renderizzati per poter rientrare soprattutto nel budget di produzione. Nonostante ciò, entrambi i personaggi sono pienamente sviluppati e intrecciati perfettamente nella trama di Final Fantasy VII, arricchendola non di poco. E meno male, anche perché Vincent rimane appunto uno dei miei personaggi preferiti. Numero 6.
Aerys e Sephiroth sarebbero dovuti essere fratelli. Nomura, all'epoca prima di salire nei ranghi di Square, disse che Sephiroth e Aerys erano previsti come fratello e sorella. Successivamente decisero di cambiare e di rendere quest'ultimo addirittura il primo amore di Aerys, idea che venne anch'essa scartata lasciando questo ruolo al noto Zack. Tuttavia, a Kitase fu posta la stessa domanda e lui disse che non sarebbero dovuti essere imparentati. Probabilmente c'è del vero in entrambe le risposte e mostra come appunto le cose possano cambiare durante lo sviluppo di un'opera. E per finire, la mia preferita, la numero 7. Final Fantasy VII e Final Fantasy X condividono lo stesso universo. Esiste una teoria molto affascinante che vede collegati i mondi dei due capitoli di Square. Nel corso del tempo sono state fatte diverse osservazioni che vanno ad avvalorare questa tesi. La prima cosa che salta all'occhio è la somiglianza del livestream di Final Fantasy VII, ovvero una sorta di energia spirituale che scorre sotto la superficie del pianeta e lo alimenta, e del Farplane di Final Fantasy X, ovvero un luogo sotterraneo che raccoglie gli spiriti dei morti. Il secondo indizio è osservabile presso la mostra del museo nel palazzo Shinra in Final Fantasy VII Remake. Qui si può trovare infatti una fotografia incorniciata dei dipendenti Shinra. Sembrerebbero tutte persone normali in giacca e cravatta, ma si può notare una persona al centro che indossa un insolito casco. I fan della serie potrebbero riconoscere in questo copricapo il design di Al-Bhed. Questo è un chiaro riferimento al personaggio di Final Fantasy X-2, Shinra, un ragazzino Al-Bhed che stava ricercando la forza vitale. Questa immagine è un divertente easter egg, ma Square ha costantemente lasciato intendere per anni che i mondi di Final Fantasy VII e Final Fantasy X fossero collegati. In Final Fantasy VII Ultimania, il segmento su Shinra recita quanto segue. Sarà forse un giorno che i suoi discendenti fonderanno una società che fornisce l'energia del pianeta? Nello stesso libro, lo sceneggiatore Nojima offre una teoria secondo cui Shinra indagherà sul travaso di energia Mako del Farplane e dove i suoi antenati fonderanno la compagnia Shinra 1000 anni dopo su un altro mondo. Insomma, questa fotografia in Final Fantasy VII Remake essenzialmente va a collegare i punti. E voi cosa ne pensate di queste curiosità? Quante ne conoscevate? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video di approfondimento.